Sotto l'albero di Natale invece di Andrea Petagna cosa c'è? Sotto l'albero di star bene fisicamente e iniziare a fare gol. Me lo auguro con tutto me stesso perché sono venuto qua per questo, ho voglia di dimostrare, di tornare a essere protagonista come lo sono stato in passato. E la cosa che più mi manca è proprio essere protagonista, giocare con continuità e ritornare a fare gol con una certa regolarità. Sto lavorando per questo e non vedo l'ora. In un'intervista lo scorso agosto hai detto che il miglior Petagna non si è mai visto. Come è fatto questo Petagna che tutti, penso, a partire da te stesso, sono ansiosi di vedere? Forse si è visto solo a sprazzi in qualche partita quando ero all'Atalanta, quando ero a Ferrara, anche a Napoli l'anno scorso in qualche partita, però non si è mai visto, nel senso che certe prestazioni, certe partite riportarle a fare con una certa regolarità e magari senza infortuni che ho avuto negli ultimi 2 anni, magari giocando meno ho avuto degli infortuni e quindi spero da gennaio di, come dicevo prima, proprio di tornare con una regolarità sul campo, a fare 90 minuti e penso e spero comunque a 27 anni di aver raggiunto una maturità sotto il punto di vista calcistico totale e quindi di poter dimostrare, ecco, quello che so fare. Ecco. Questo Petagna che non si è mai visto può tornare a essere quello del 2017 che ha assaporato la maglia azzurra? Spero di sì, anche perché gli allenamenti che facciamo adesso sono simili a quelli che facevo all'Atalanta e che mi hanno permesso di star bene fisicamente, di rendere al massimo e quindi quello è un obiettivo, ma passa prima dalle partite col Monza, far bene qui e poi vediamo che succede. Quanto ti mancano le partite? A me personalmente mancano tanto le partite, anche perché quest'anno i primi mesi ho giocato le prime 4-5, poi ho avuto un infortunio e ho fatto fatica a rientrare perché continuavo ad avere un problema al fessore che mi ha tenuto lontano soprattutto dagli allenamenti. Queste vacanze sono servite per rimetterci un po', per andare un po' a riposo con le gambe e con la testa, abbiamo staccato un po'. Ora siamo ripartiti da un po', stiamo lavorando tanto e abbiamo fatto tante corse e adesso inizio a stare veramente bene, sono felice, non vedo l'ora di cominciare, di iniziare a giocare, a segnare. Complessivamente sei soddisfatto come squadra di questa prima parte di stagione? Sono molto soddisfatto a livello di squadra perché penso stiamo facendo un ottimo percorso, stiamo facendo un ottimo cammino verso il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Chiaramente i primi mesi sono stati di adattamento al campionato di Serie A, tanti ragazzi non avevano mai giocato in questa categoria. Da quando è arrivato mister Palladino stiamo facendo un ottimo percorso, è molto preparato, ci alleniamo tanto e ci ha dato delle ottime indicazioni sotto il punto di vista del gioco, stiamo giocando molto bene quindi dobbiamo continuare così. Cioè, hai un po' accennato, tu invece se dovessi dare un giudizio sulla tua prima parte di stagione da un punto di vista personale? Sinceramente nullo, perché le prime 4 partite ho fatto fatica, era un anno che comunque giocavo poco, avevo bisogno di trovare il ritmo partita e quindi devo essere sincero, al di là del bel gol in Coppa Italia o comunque di un assist di gol in campionato, però personalmente poca roba e sono contento per la squadra ma per me poco. E quindi ho lavorato bene in questo periodo, sto lavorando bene tuttora per fare un gran girone di ritorno. Che tipo di squadra siete? È una squadra in cui io personalmente mi sono trovato subito bene, quindi siamo un bel gruppo, con anche qualche vecchietto tra virgolette. Stiamo lavorando bene, da quando è arrivato Palladino ha cercato subito di lavorare sul gruppo, sulla testa di noi giocatori e rispetto ai primi mesi siamo migliorati molto come gruppo e penso che siamo sulla strada giusta. C'è stato, non so se sei d'accordo con me, un momento chiave forse della stagione che coincide chiaramente con un cambio di passo del mondo, no? Che è stata la vittoria contro la Juventus, il cambio in panchina. Voi lo avete percepito? È stato un click che c'è stato in voi oppure era soltanto un momento che doveva arrivare? Ho percepito questo cambiamento dal primo giorno che è arrivato il mister nuovo, perché sono tornati un po' di sorrisi all'interno del gruppo, gli allenamenti hanno cambiato ritmo, perché praticamente si partiva tutti da zero, con un allenatore nuovo si parte sempre da zero, non ci sono magari delle prime scelte e quindi subito durante la settimana ho detto con la Juve vinciamo perché stiamo bene
e da lì è partito questo ottimo percorso. A proposito di Mister Palladino, ce lo descrivi e che rapporto comunque c'è con un mister giovane come lui? Io ad esempio con mister ci ho giocato contro qualche partita, altri ragazzi ci hanno giocato insieme. È un bel rapporto perché lui, essendo stato calciatore fino a qualche anno fa, capisce i momenti, quindi sa quando ci deve bastonare, quando ci deve magari accarezzare, sa quando ci deve dare il giorno libero, quando bisogna lavorare, quindi è ottima questa cosa perché capisce ogni momento. E però devo dire la verità, stiamo lavorando tanto, non lavoravo così dai tempi di Gasperini all'Atalanta, gli allenamenti sono molto, molto simili, si corre tanto, si fanno 10, 11, anche 12 km durante gli allenamenti. Sotto il punto di vista fisico lavoriamo fortissimo e poi ce lo ritroviamo la domenica. Secondo te c'è una differenza sul perché in casa avete un rendimento, in trasferta invece in un altro? È soltanto una situazione? Solitamente le squadre che si devono salvare prima di Serie A fanno sempre più punti in casa che fuori. Chiaramente per salvarsi tranquillamente bisogna fare anche qualche punto fuori, fare qualche vittoria importante, parlo per mie esperienze passate e quindi nel girone di ritorno cercheremo di farle anche fuori. Chiaramente in casa con il nostro pubblico, con i nostri tifosi magari siamo più caricati, però cercheremo di fare punti anche fuori. Sei però nipote d'arte, tuo nonno giocava nella Triestina, purtroppo hai avuto poco tempo probabilmente per conoscerlo. Che ricordi hai di lui secondo te? È scontato, chiaramente sarebbe felice, no, di vederti oggi che hai raggiunto questo traguardo. Ecco, ci racconti qualche cosa? Sì, mio nonno è stata la prima persona insieme a mio papà che mi hanno iniziato a fare tirare calcio al pallone. Un aneddoto è quello che mi ricordo sempre, che mi diceva quando andavamo a giocare giù al parchetto sotto casa, nel cortile di casa, mi diceva fai muro perché da bambino devi imparare a giocare, a migliorare tecnicamente. E io volevo sempre usare il pallone grande, quello diciamo da Serie A, e lui mi diceva sempre no, prima di usare quello grande devi essere bravo a usare quello piccolo. E diciamo che questo è un grande ricordo che mi porto di lui. È un grande insegnamento, bello. Dal nonno ad un'altra persona comunque importante nella tua vita, che è il dottor Galliani. È stato importante ritrovare appunto il dottor Galliani, il presidente Berlusconi, nella tua scelta di tornare comunque qui al Monza, di venire, scusami, qui a Monza? Penso che se sono venuto a Monza la scelta è stata fatta in primis per il dottor Galliani e per il presidente Silvio Berlusconi. Con Galliani ho un rapporto che mi ha conosciuto che era un ragazzino e mi ha fatto firmare i primi contratti al Milan, e poi è stato un bellissimo rapporto che me lo sono sempre portato avanti negli anni e ci siamo sempre sentiti per telefono. E poi quando il Monza è venuto in Serie A sono stato tra i primi, penso, a fargli i complimenti, a sentirlo, e poi quando c'è stata la possibilità di mercato non ci ho pensato due volte, ecco. Ho voluto subito venire qua. Che tipo di piazza è Monza? Che tipo di ambiente hai trovato anche come città, come struttura? Ma Monza come organizzazione stiamo parlando di una squadra che è come se fosse il Milan di quando ero ragazzino io. C'è un'organizzazione incredibile, un centro sportivo che è tuttora in costruzione ma magnifico, c'è un'organizzazione veramente fuori dal normale e che ti permette poi di rendere al meglio il campo. Su tutti gli armadietti abbiamo una scritta del dottor Gagliani che dice ci abbiamo messo 110 anni ad arrivare in Serie A e non possiamo metterci uno per ritornare in Serie B. Quindi questo la dice lunga e questo è l'obiettivo fondamentale per quest'anno, poi vedremo cosa succederà gli anni dopo. Però non trovo diversità, nel senso che alla fine tu vai in campo la domenica e comunque devi cercare di fare i 3 punti contro chiunque, quindi cerchiamo di fare più punti possibili, di salvarci il prima possibile per poi vedere dove si può arrivare. Hai esordito con Allegri, ti sei allenato, l'hai detto prima, con Gasperini, hai avuto Spalletti, insomma hai avuto comunque grandissimi allenatori. Cosa hanno lasciato questi grandi uomini del calcio, no, nella tua carriera? Ho avuto veramente tanti allenatori, sono stati tutti importanti per la mia carriera, è sempre stata una palestra, un crescendo per me. Con Gasperini è stato un percorso incredibile perché sono arrivato che ero un ragazzino e avevo dei calciatori comunque più blasonati di me davanti e poi sono riuscito a conquistarmi il posto. È stato un percorso da
da lottare per la salvezza siamo arrivati in Europa League, a giocare a Lione, in grandi stadi, a vincere delle partite importanti. È stata un'emozione incredibile. Poi Allegri è stato un allenatore che mi ha fatto esordire, con Spalletti è un allenatore fortissimo, è stato un anno bellissimo insieme a lui, ho imparato tanto, è una persona eccezionale. Sono stati tutti allenatori incredibili, anche semplici alla spalla, che mi ha permesso di fare tanti gol, tuttora con Palladino un ottimo rapporto, quindi ogni allenatore è stato importante per la mia crescita. Quindi contro la Lazio hai segnato un gol assurdo di tacco, poi annullato per fuorigioco, peccato chiaramente, no? Questo fa parte chiaramente delle tue caratteristiche, sono cose che nascono dall'istinto di un giocatore, sono cose che provi in allenamento? Sono cose che nascono un po' dall'istinto. Da piccolo ho sempre fatto magari più gol belli che tanti gol, in proporzione. L'anno scorso ho fatto uno bellissimo contro la Sampdoria in rovesciata col Napoli. Ogni tanto quando c'è l'occasione nascono dall'istinto. Cosa fai prima delle partite? Sei un tipo scaramantico? Come ti prepari prima di un match? Prima della partita mi preparo sempre ascoltando la musica fino a un minuto prima di uscire nel riscaldamento. Un po' mi rilassa, un po' mi aiuta a concentrarmi, a togliermi un po' magari di stress da dosso. E quindi diciamo l'unica cosa che faccio è quella, e poi di mettere Parastinchi prima a sinistra poi a destra, e se la partita prima invece non ho segnato, prima a destra che a sinistra. Sei anche un po' scaramantico? No, solo su questa cosa qua. Com'è cambiata un po' la tua vita dentro e fuori dal campo in questi 10 anni? Non so quanto sono cambiato, forse sono più maturato, forse sto attento un po' di più alle cose, però non ho mai cambiato le mie amicizie, che sono sempre state le stesse, bene o male, da quando ho 17-18 anni. Ho questa grande passione che è per la musica, ho degli amici che cantano, uno in particolare che è Sfera Ebbasta. Non penso di essere cambiato così tanto, sono maturato sì, che sto attento più alle cose, che mi concentro magari molto di più sul mio lavoro che su cose magari futili, però non sono cambiato come persona, ecco, così tanto, penso. Fedele diciamo a me stesso, sì. Se non avessi fatto il calciatore, invece cosa avresti fatto? Il cantante? No, non lo so, non ci ho mai pensato, perché mi ricordo ancora quando andavo a scuola, alle medie, alle elementari, che ci facevano scrivere i primi temi in italiano, scrivevo sempre che da grande avrei fatto il calciatore, quindi non c'è mai stato un giorno in cui io non abbia pensato a non fare il calciatore, cioè, quindi non ti so dare una risposta. Era nel destino. Penso di sì. Alla fine, per anni fai il calciatore, in carriera però hai spesso dovuto, come sempre, dimostrare qualcosa, come se in realtà non fossi mai arrivato, no? Sembra essere successo anche quest'anno. È vero, è una cosa un po' che va avanti da quando ho iniziato la carriera. Quando sono uscito per la prima volta dal Milan avevo 18 anni, sono andato alla Sampdoria e sembrava dovessi spaccare tutto alla Sampdoria, fare chissà quanti gol, quando era soltanto la mia prima esperienza fuori dalla primavera del Milan. Ho avuto veramente grandi difficoltà a giocare lì, poi sono andato a Latina dove non ho mai giocato, sono andato a Vicenza dove ho fatto solo un gol e ero sempre in panchina. Diciamo che la svolta è stata proprio a Bergamo, dove ho iniziato a dimostrare, ho raggiunto anche la nazionale, però dicevano che non facevo tanti gol. Poi sono andato alla SPAL, è stato un anno bellissimo, ho fatto 17 gol in stagione. È sempre stato un percorso un po' dove sempre dovevo dimostrare qualcosa, e è sempre fatto parte un po' del mio carattere, perché in primis voglio dimostrare a me stesso. Infatti in questo periodo sto soffrendo, sto rosicando perché non ho ancora dimostrato niente, però sto lavorando forte proprio perché nel girone di ritorno da gennaio in poi voglio comunque mettere in mostra le mie qualità e comunque ripagare la fiducia che mi ha dato il dottor Galliani prendendomi qui a Monza. Ecco. Buon Natale a tutti i tifosi di Serie A Team, un abbraccio.